belle donne, benvenute su Women Chic. Rieccoci con un nuovo episodio dedicato alle collezioni natalizie. Oggi sono qui a parlarvi di due collezioni, insomma un po' di alto livello, quindi a prezzo un po' alto, però diciamo non altissimo, perché i due acquisti che vi mostrerò rispetto ai prezzi standard sono veramente delle occasioni. Allora, innanzitutto di cosa sto parlando? Sto parlando della collezione natalizia di Pat McGrath e della collezione natalizia di Dior Backstage. La collezione di Pat McGrath, che è quella qui nella foto, prevede una maxi palette mothership, tre quad sempre di ombretti, e poi due tipologie di rossetti diversi, un illuminante e poi dei vari kit. Allora, perché dicevo che è un'occasione da non perdere? Perché io per ora della collezione ho comprato la palettona, diciamo così, la mothership, che è questa palette qui. Bellissima, perché di solito rispetto ai 120 euro delle mothership di Pat McGrath, che hanno un packaging super lussuoso, questa ha un packaging incartonato comunque molto resistente, ma con all'interno 18 cialde. E le palette grandi, quindi quelle classiche, le mothership per intenderci, queste contengono 10 cialde di solito da 1,32 grammi per cialde, mentre queste ne contiene 18, però non è indicato il peso per ciascuna, ma quello totale, quindi 19,8 grammi. Quindi qua se fate circa 10 per 1,32 viene 13,2 grammi. Quindi questa insomma ne contiene un po' di più, perché contiene un po' più di colori, però chiaramente quelle cialde grosse sono molto grandi, quindi ecco, a meno che non ne facciate un uso spropositato, quelle e anche queste vi dovrebbe durare per tanto tempo. Allora, perché vi parlavo di occasione? Perché questa palette costa 81 euro rispetto alle 120 euro di queste. Tra l'altro io l'ho presa sul sito con il 10% di sconto, quindi l'ho pagata insomma meno, e per l'Italia non si pagano più le spese di dogana. Io non so il motivo, però ecco, non ho pagato neanche le spese di spedizioni. Attualmente c'è il 30% di sconto su tutto, quindi la trovate a 71 euro, quindi approfittatene perché è una super occasione. E inoltre, per chi si fosse perso poi le palette che erano uscite in edizione limitata dedicata a Star Trek, quelle piccoline da 6 sono riproposti qui con cialdine più piccole, in particolare questa striscia qui e questa striscia qui, quindi le strisce laterali da 6 ombretti, sono appunto contenuti nelle palette di Star Trek. In particolare la striscia quella che trovate sulla sinistra è la Dark Galaxy, mentre quella che trovate sulla destra è la Galactic Gold. La foto ve l'ho fatta vedere in orizzontale, mentre lì sono messi in verticale. Per quanto invece riguarda le 6 cialde centrali, sono colori in edizione limitata e tutti nuovi. Vi faccio vedere gli swatch perché sono meravigliosi. Allora ve li faccio vedere a 6, così capite un attimino anche come erano formulate le vecchie palette. Allora, i primi 6 sono quelli della Dark Galaxy, io ve li ho swatchati dall'alto verso il basso, quindi a coppie, e sono meravigliosi. Trovate diverse texture matte, shimmer, metallizzate, quelle speciali di Pat, duochrome, insomma trovate diversi finish meravigliosi. Queste invece sono le 6 cialde della Galactic Gold, anche queste molto molto belle. E poi per finire vi faccio vedere quelle 6 centrali, che sono quelle con cui ho realizzato oggi il make up. Ho provato la palette con voi perché mi è arrivata proprio ieri, comunque meravigliose anche quelle centrali. Allora vi faccio vedere qui la palette un tonza ancora, sia alla luce del sole che alla luce naturale. Chiaramente le palette di Pat non rendono in camera perché hanno tutti i riflessi, le cangianze, tutte insomma percepibili soprattutto sull'occhio, ma dal vivo, ecco, in telecamera non rendono assolutamente. Come sapete, le palette di Pat McGrath sono secondo me le migliori sul mercato, cioè sono le mie preferite, non solo come qualità delle polveri, come texture, come sfumabilità, come durata, come particolarità. Una nella vita provatene, e magari se siete state brave fatevela portare da Babbo Natale, perché
merita capire quello che sto dicendo. Chi già le conosce sa invece di cosa parlo. L'unica pecca che posso dire su questo brand di lusso, che secondo me non dovrebbe accadere, è appunto l'organizzazione delle spedizioni. Quelle passate che ho fatto sono state abbastanza veloci per arrivare dall'America, mentre questa volta è passato più di un mese. Questa palette è uscita il 25 settembre, io l'ho fatta tipo un minuto dall'uscita e mi è arrivata praticamente più di un mese dopo, perché oggi siamo al 28. Ho scritto diverse volte al servizio clienti, ma mi dicevano che avevano problemi per i troppi ordini, di avere pazienza. Fortunatamente faccio parte di un gruppo su Facebook dedicato insomma alle amanti delle Mothership palette di Pat McGrath, e lì le ragazze di tutto il mondo erano preoccupate perché questa palette non arrivava, anche le americane stesse. Sta di fatto che il servizio clienti gentilissimo ha scritto proprio in questo gruppo dicendoci che avevano avuto problemi con la fornitura degli imballaggi e che quindi le spedizioni erano in ritardo. Quindi diciamo che mi sono tranquillizzata e effettivamente la palette è arrivata super imballata con pluriball, carta, insomma comunque sana e salva. E vi faccio vedere il make up che ho realizzato. Per le polvere quelle ultra glitterate, sparkle, diciamo, io utilizzo sempre la base NYX che me li fa durare tutto il giorno. Vedrete alla fine del video, dove vi lascio il make up tutorial, che qualcosa spolvera, più che altro sono le matte, perché non ho sbattuto il pennello, però sono favolose, i colori sono meravigliosi. Io vi voglio fare vedere giusto la resa, che ne so, per esempio questo colore qui, ve ne faccio vedere, che è questo multisfaccettato rosa dorato, cioè per farvi capire un attimo. Questo è una texture shimmer, una 2 chrome è quella che ho utilizzato nell'angolo interno, eccola qui, questa qui. Poi c'è questo viola che ho usato sotto, che purtroppo ne rende negli swatch, ve la faccio vedere qui col cellulare perché la mia telecamera i viola li rovina. E poi per farvi capire un altro colore molto bello, questo qui. Faccio vedere anche un matte, questo qui che ho utilizzato nell'angolo esterno, che poi secondo me è il colore più scuro della palette. Oddio, ecco qui, spolvera un po' il matte, come dicevo. Comunque ecco, da provare assolutamente. Il packaging esterno ricorda insomma la palette, solo che si apre così. Certo non è il packaging lussuoso delle solite Mothership di Pat McGrath, però sinceramente preferisco così, visto il prezzo e la qualità. Detto ciò, vi voglio parlare invece della collezione di Dior Backstage, quando vi ho detto che con prezzi più accessibili, perché la linea Dior Backstage ha dei prezzi sicuramente molto più bassi rispetto alla linea Dior classica, più lussuosa, e performance diciamo per noi make up addict migliori, perché sono pensati per le passerelle. E questa collezione natalizia ripropone nuovi 3 lip maximizer, quindi i famosi gloss che danno effetto plump alle labbra, colorati in 3 nuove colorazioni. Io avevo già parlato di questo prodotto in un video che vi lascio, avevo comprato tempo fa un violaceo, però ecco, sono trasparenti sulle labbra, donano solo questo riflesso di colore. Chiaramente quindi non l'ho acquistato, invece ho acquistato una delle nuove 3 palettine di illuminanti, sto parlando delle Glow Face Palette, che ne esistevano in 2 colorazioni, ora ne hanno riproposto altre 3 colorazioni per tutti i tipi di pelle. Io ho preso questa che è la numero 004, la Rose Gold, quindi sui toni del rosa. Questi sono gli swatch, chiaramente sono dei illuminanti molto sottili, molto performanti e con i colori bellissimi, ne avevo sentito parlare molto bene, sono molto sottili. Vi faccio vedere comunque la palette prima dell'utilizzo. Ecco qui 4 colori, sono molto belli perché avete 4 varianti di rosato, la prima che tende più allo champagne, l'ultima è bellissima perché c'è anche un po' di pesca all'interno. Comunque sono 4 colori bellissimi. Io l'ho preso sul sito Sephora, l'ho ritrovato in tutti i rivenditori di Dior Backstage. Per quanto riguarda l'applicazione, vi mostro qui la clip. A pennello asciutto dona insomma questa luminosità abbastanza leggera, quindi da giorno, poi bagnato da un effetto sbatti
balm ma senza fare crosticina, sottile, senza glitter, cioè comunque sono delle polveri assolutamente micronizzate e perfette perché non evidenziano la grana della pelle, quindi una palettina di queste qui io vi consiglierei di provarle. Bene, oggi vi volevo mostrare queste due chicchine che insomma sono arrivate nella mia collezione. Vi lascio ora al make up tutorial del make up che ho realizzato. Vi assicuro che vedrete alte performance. Io l'adoro questa palette, anche se ho provato ancora solo pochi colori. Penso che diventerà una delle mie preferite perché ha colori veramente a me molto congeniali. Bene, vi lascio al video. Spero che il make up vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!